Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video. Come vedete la location è completamente diversa dal solito, non siamo infatti sul nostro furgone, ma come avrete capito dal titolo infatti siamo su un veliero. Stiamo prendendo parte per lavoro a un tour di 10 giorni su un veliero di VentureSail che organizza tour in vela in tutta Europa e non solo. Ci sono anche alcune zone extra Europa. Il nostro tour in particolare è il tour delle Ebridi esterne e raggiungeremo, forse incrociamo le dita, l'arcipelago di San Kilda, che è abbastanza remoto. Abbiamo deciso di farvi vedere una giornata tipo su un veliero, soprattutto dalla nostra prospettiva, che è una prospettiva da first timers, cioè la primissima volta che facciamo un'esperienza di questo tipo. Su una barca del genere. Esatto. E quindi vi faremo vedere un po' il retroscena di com'è la vita su un veliero, sul Blue Clipper, perché questo è il nome di questo veliero, e in questi panorami veramente fantastici. Con un meteo perfetto per l'estate. Questa è la Scozia. Questa è la Scozia. Sono assolati, questa è la Scozia, l'estate. Andiamo. E dopo un'ottima colazione è il momento di prepararsi, perché a brevissimo ci metteremo le nostre salvagente, saliremo sul gommone che ci porterà a riva e inizieremo ad esplorare una delle isole che fa parte delle tappe di questo tour su questo fantastico veliero. Non vediamo l'ora di scendere e io non vedo l'ora di toccare terraferma. L'acqua non è il mio habitat. Ok, adesso stiamo mettendo il salvagente, se così si chiama. Io penso che ne metterò due, giusto per sicurezza, che non si sa mai, e andiamo dritti sulla terraferma ad esplorare questa isola che sembra veramente Io non vedo l'ora. Pazzesca. Andiamo. Siamo ufficialmente scesi e abbiamo iniziato ad esplorare l'isola. Allora, un po' di informazioni generiche. Come mai è famosa quest'isola qui? La storia che ha alle sue spalle è molto particolare, perché è sempre stata abitata fino all'inizio del Novecento da diverse famiglie che vivevano chiaramente di pascoli e agricoltura, ma con l'arrivo del turismo di massa, perché ha suscitato un po' scalpore questa isola un po' dispersa nel mare, diciamo che le popolazioni hanno ricevuto tanti stimoli dall'esterno, hanno visto modi magari un po' più semplici di lasciare l'isola grazie alle imbarcazioni piene di turisti che arrivavano, e quindi man mano hanno iniziato ad abbandonare l'isola, fino a quando nel 1930 le ultime famiglie, circa 30 persone, hanno chiesto allo Stato di essere, diciamo, spostati definitivamente dall'isola e ricostruire, diciamo, le loro abitazioni sulla terraferma, tra virgolette, e quindi da allora è diventata un'isola disabitata, anche se comunque tuttora ci sono dei ricercatori, dei volontari che magari rimangono.
Siamo appena rientrati dall'escursione, ci siamo messi comodi, siamo seduti qua al caldo, ma ci hanno appena richiamato perché hanno detto che ci portano col gommone vicino a delle caverne, delle grotte, comunque vicino alla costa, non raggiungibile a piedi, per vedere i puffins. È l'ora del pranzo, siamo pronti. Oggi che si mangia? Gnocchi, così dice la lavagnetta. Vediamo. Siamo pronti, stiamo mangiando davvero benissimo, quindi... Assolutamente sì. Non ce l'aspettavamo, perché sei su una barca. Sì, è complesso. Poi noi siamo abituati sul furgone che... Van, no? Van, scusate. Ma la cucina, cioè, sappiamo che non è proprio semplice cucinare, di spazi. Invece cose. veramente stiamo mangiando da Dio. Vi facciamo vedere cosa arriverà. Eccoci rientrati ufficialmente nella nostra cameretta dopo una giornata veramente intensissima, ma veramente soddisfacente, bisogna ammetterlo. Posti pazzeschi, puffin poi, quanto sono teneri. Piccolo spoiler, ci ha detto che nei prossimi giorni andremo a vedere un'isola dove ce ne sono a migliaia, proprio a due passi, non vediamo l'ora di vederli così da vicino. Adesso ci rilassiamo un attimo, bella doccetta, adesso vi facciamo vedere il bagno perché sì, questa cameretta ha anche il bagno, piccolino ma super funzionale, e dopo dritti a cena perché stiamo morendo di fame. Questo è il bagno, e qui c'è il WC che è super particolare perché bisogna usare questa leva sulla destra per scaricare, non c'è lo sciacquone come a casa, divertente, ma fino a un certo punto bisogna ammetterlo, mentre di qua c'è la doccia. Perfetta, super comodo, super funzionale. E vi saluto. Doccia time. Si è conclusa ufficialmente la nostra esperienza sul veliero e quindi anche il video. Comunque sapevamo che sarebbe stata un'esperienza assurda, ma eravamo titubanti perché non avevamo mai fatto niente di simile. È un'esperienza che non dimenticheremo facilmente. No, è decisamente un'esperienza unica del suo genere, veramente da provare.
Però non è finito qua, infatti adesso inizia una nuova avventura, il nostro viaggio in Scozia continua, quindi ci saranno altri video. Con chi? Ovviamente con Luca. Il nostro van, siamo tornati ufficialmente. Esatto, siamo carichissimi e prontissimi. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.